vi sfido a farle a casa, a proporle a qualche vostro amico, non gli dite niente quello che è, glielo dite dopo, e vedete quello che vi dice. Oggi ti faccio la ricetta del quinto quarto, ma qualcosa di speciale, che io ci vado matto. L'animelle, a Roma si dice l'anima di limo, invece animelle. Non ti spaventare, guarda qua dentro. Le animelle, normalmente si usano quelle di vitello da latte. Quando ti viene a comprare, a Roma si macella il lunedì, quindi il lunedì è sacro, la pagliata, animelle, il fegato, e la trovi il lunedì fresche, perché il quinto quarto, cioè l'interiora, deve essere strafreschissime, ok? Ci abbiamo le animelle, ci abbiamo un po' di farina, ci abbiamo 2 pezzetti di rosmarino, ci abbiamo l'aglio e ci abbiamo i funghetti. Poi, se ti ci scappa, 2 cipollotti freschi. Perché c'ho le animelle dentro l'acqua? Perché vanno bene dissanguate, cioè vanno tenute almeno un paio d'ore nell'acqua fredda in modo tale che perdono il loro sangue. Ma le animelle, che cosa sono? Le animelle sono delle ghiandole, quindi o stanno nella parte del collo dell'animale, quindi normalmente quando si parla di animelle di vitello da latte o di agnello, o d'agnello, quanto abbacchi, quanto sono buone, o se no stanno nella zona addominale, queste animelle. Quindi sono meravigliose, buonissime. Allora, ora ti faccio vedere una cosa, guarda bene, vedi che cosa c'ha? C'ha sta pellicina e qua poi quando tu levi sta pellicina, vedi, sono tutte quante tipo dei chicchi d'uva, diciamo, si possono sgranare. Io che faccio? Acqua in piena ebollizione. Gli do una sbollentata acqua salata, così sarà più facile toglierci questa membrana, chiamiamola membrana più che pellicina, vedi? Sono coperta da questa membrana. Ok. Sempre un pezzetto alla volta, perché se no si abbassa, qua si vede ancora meglio, guarda qui, guarda, vedi? Se un pezzetto alla volta perché così la temperatura non la abbassiamo troppo, rimane il bollore dell'acqua, quindi attenzione a queste cose, sono stupidaggini che voi già sapete, però io, sai, io così ve li dico, non si sa mai, te sei dimenticate, no? A me la carne piace da morire, nella giusta maniera e di qualità. Quindi io ho fatto un corso sia per me che per voi sulla carne della mia Academy, dove insegno tutto, i tagli, le cotture, come si preparano, come si tagliano. I tagli dicevo prima della carne, quindi i vari tagli, quali sono, a che cosa servono. Un'enciclopedia per me e per voi, così ogni tanto quando ci dimentichiamo qualcosa andiamo a dare una guardata e voi vedete. Quindi se ti interessa il discorso carne, vuoi approfondirlo, non solo di ricette ma di cose più diciamo tecniche e di pratica, vedete questo corso, è fighissimo, il corso della carne della mia Academy. Carta bagnata, funghetto, champignon e gli diamo una bella pulita, gli diamo sta terra. Hai visto, i champignon stanno in quelle zolle di terra che dove nascono, no? Quindi levate queste cose con la carta bagnata senza metterli sotto l'acqua. Ci abbiamo tagliato la parte sotto dello champignon, eccolo qua, vedete? Questi qua dove ci stava la terra attaccata e ci ripassiamo tutti, così non sprechiamo niente, non li bagniamo troppo. Io sento però un rumore, qua mi dice, la livella mi dice, oh Max, ci siamo, vieni qua, vai, eccoli qua, sbollentatina, così, le facciamo leggermente stipidire e ce le prepariamo. Allora, tu dici, ma quando le faccio sta animelle? Ma a me non mi piacciono. Non puoi dire che non ti piacciono se non ti sei mangiate. Ti posso dire, io mangio tutto. Una cosa che non mi piace tanto, ok? E non è che sono uno che la compra, diciamo, frequentemente, è il cervello. Tutto mi mangio meno che il cervello, cioè mi fa un po' senso. Le volte che l'ho mangiato si contano su una mano, vabbè, su 2 mani facciamo così, perché insomma ho un sacco d'anni, quindi è normale che so di più, e però il resto me mangio tutto. Anzi, se volete altre ricette del quinto quarto, quindi tutto quello che è interiore e tutto il resto, ditemelo, chiedetemelo che ve ne faccio, ok? Perché il quinto quarto è roba nostra, roba di noi romani soprattutto, che noi ci abbiamo campato le famiglie con il quinto quarto. Tutti quanti vogliono mangiare le fettine, vogliono mangiare la ciccia.
Quando ti danno il fegato, il cuore, i rognoni, la milza, è normale che roba un po' più di cosa. Poi noi, con il nostro saper fare, i romani e soprattutto gli italiani in generale, abbiamo realizzato delle ricette pazzesche con questi ingredienti. Pensate soltanto che si fanno dei crostini con la milza pazzeschi, anzi se volete scrivete Max facci vedere come si fanno i crostini. Quindi che cosa sono? Sono dei tagli di carni che costano pochissimo, però ragazzi sapore, c'hanno tutto sta roba. La trippa, come la trippa, è ricca di proteine, lo sapevate? Quindi si può spendere poco, fare la spesa, ok? Però mangiare bene. Quindi tagliamo, quelli più grandi taglierò in 4, quelli più piccoli in 2 e così facciamo i funghetti. Anche i funghi, non vi voglio rompere le scatole, però anche i funghi, voi, io sono sicuro che tu ti mangi poco i champignon, i funghi coltivati, non bisogna per forza comprare i porcini. Perché te li mangi poco? Dimmi un po'. Sbagli, perché i funghi sono fantastici. Te ne puoi mangiare quanti ti pare a te? A insalata, pure se non ti vado a fare niente, li affetti su tutti gli ortici e fai una bella insalata. Perché? Perché sono poverissimi di calorie e sono buoni, sono divertenti. Certo, si riempie dei grassi, come oggi penso lo fai io, sono ancora più buoni, però certo non sono proprio così salutari. E quindi diversifichiamo. Mentre io ti sto chiacchierando e ti sto riempiando a testa di informazioni, mettiamo olio nella mia bella wok abbondante. Appena vediamo che fuma, che è bello bollente, la bagniamo bene bene dappertutto. E dovevo sentire sto rumore. Niente sale, non mettere sale adesso perché tira fuori l'acqua del fungo e diventa un pantano là dentro. Invece dobbiamo tirare i funghi belli tirati. Ci mettiamo un cipollotto, che dici? E ce l'hai Max, che fai? Non ce lo metti? Così. Vai, guarda qua. Rosmarino, questo qua, questi due ciuffetti. Guarda che meraviglia. Poi uno spicchietto d'aglio, che fai? Te privi? Se vogliamo privare del meglio. Allora, dato che io già ti ho capito come sei, se mi dico, non lo voglio l'aglio, non mi piace. Allora, guarda che ti faccio. Ti metto spicchi d'aglio così. Qualcuno schiacciato, ok? Vai. Così anche colorato, bello. Tu sei andato, spicchietto, te sto a vedere, eh? Forte, 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 forte. Adesso, vedete? La pellicina la levo, guarda che bella, così, guarda che meraviglia, guarda ma la levo, guarda, hai visto? Non deve essere cotta, deve essere sbollentata, quindi in modo tale che ci dà la possibilità di sperlarla. Quella che spello, pezzettini così, guarda così, una farina, queste sono buonissime ragazzi. A Mario gliel'ho fatte mangiare a Roma, che ci hanno servite con i funghi proprio, mi sembra, i funghi porcini, perché si servono spesso quei funghi, e è rimasto, ma papà che buone, quindi non dovete dire niente che cosa sono, gli date la manina e basta la gente, sì, senza dire niente. Guarda poi i funghi, ci siamo, stop, via. La padella deve essere caldissima, a pezzetti così, non voglio usare il coltello, ok? Tieni. Guarda qua che spettacolo, vai, infarinate così. Se c'è problemi col glutine, dici tu, ci stai a fare ghiandole d'animale, tu c'è problemi col glutine, vabbè, se c'è problemi col glutine, non usare la farina, ma usa la farina di riso, ok? Vai, burro chiarificato, e vengono una bomba così, le tagliamo a pezzetti così, meglio, così si cuociono anche meglio, vai. Perché le voglio tutte della stessa grandezza. Falle rosolare, ma proprio rosolare, quindi io me le ammollo qua. Non le girare, mi raccomando, lasciale così. Girala quando è così, guarda che bella, così, bella colorata, bella brustolita, capito? Ora ci mettiamo un po' di profumi, quindi il sale, il pepe,
e già il pepe gli sta dando un profumo pazzesco. E poi se vuoi ci puoi mettere le erbette, ma io non ce le metterei, guarda che sono belle, croccanti, diciamo, ma quanto sono buone che sono queste caramellini così croccanti, che roba è? Animelle, che sono animelle? Mo te lo dico, ti faccio vedere. Eccole qua, che sono belle. Guarda, facciamo un po' asciugare dal burro, così, così. Più sono piccole più sono facili da cuocere, no? Perché si cuoceranno più in fretta. Eccoci. Ma come sono cotte? Guarda, eccole qua. Sono cotte, sono bianche dentro. Te la taglio, guarda, te la faccio vedere. Vedi? Sono cotte. Ah, funghi. Belli così. Spicchietto d'aglio. Poi le nostre animelle. Questo qua è un antipasto oggi come oggi, non può essere un secondo, perché ormai siamo diventati un po' più attenti all'alimentazione perché sono belle, sono ricche, insomma. Guarda che belle, così. E questa è un'altra trattata di pepe e queste sono le mie animelle con funghi. Mo speriamo che vedi una testa di e mi dice niente, comincia a dire ma io le facevo diverse, erano tutte morbide, le stufavo, le facevo. Ah, ma io faccio così, sono croccanti, sono più buone, perché se tu mangi tutta la roba molliccia, invece queste sembra come te mangi il cervello, io mi ricordo sta cosa, quindi mi piace che ci sia un po' di croccante. Qua un goccettino ci vuole, bianco, un po' bollicina che sgrassa la bocca, poi a me piace quella là, guarda, vado proprio a caparmela, quella che voglio io, guarda, questa qua, Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, buona da morire. Mmm, mmm. Vi sfido a farla a casa, a proporle a qualche vostro amico. Non gli dite niente quello che è, glielo dite dopo e vedete quello che vi dice, che gli è piaciuto pure a lui. Ti ho detto, se piace a un bambino di 8 anni, come Mario, è un po' strano Mario, che prende tutto, Mariuccio, piacerà pure agli amici vostri. Da paura col vino fresco ghiacciato con una bollicina. Se avete voglia di cucinare altre parti del quinto quarto, c'è un sacco di ricette nel mio canale YouTube. Andate a vedere.